Nel 1930 mio papà inizia questa attività facendo le sue prime riparazioni e costruendo le sue prime ruote. Durante il secondo conflitto mondiale svolge sempre la sua attività di riparatore all'interno dell'ospedale militare di Verona. Finita la guerra si dedica completamente alla costruzione di telai con passione e con dedizione. E nel 1957 viene chiamato dall'amico Guido Zamperioli a fare il meccanico a una gara internazionale, la Milano-San Pellegrino, che oggi è equiparabile al Giro d'Italia di dilettanti, dove vede il trionfo del suo corridore Mino Bariviera. Nel 1966 mia mamma, che è sempre stata il capo indiscusso della famiglia e anche della ditta, apre il negozio di via Colonnello Fincato. Lì diventa ben presto un punto di ritrovo di tutti gli appassionati, ciclisti e no. Nel 1969 il signor Teofilo Sanson chiama mio papà come meccanico per la Tirreno Adriatica per Giro d'Italia ed è il meccanico della Sanson di Gianni Motta. Purtroppo, dopo aver finito la Tirreno Adriatica, mia mamma lo costringe un po' a abbandonare il suo sogno, quello di fare il meccanico dietro i professionisti, perché tantissime persone venivano per farsi fare la bicicletta e lui era sempre in giro con i professionisti. A metà degli anni 70 entro in azienda e comincia una nuova fase di produzione, nel senso che costruiamo stampi, dime e la vecchia fabbrica di Nesente non è più sufficiente e cominciamo a pensare di fare una nuova fabbrica. Nel frattempo, dopo qualche anno, entra anche mio fratello e facciamo il nuovo negozio di Viale Venezia, in quanto il piccolo negozio di via Colonnello Fincato non bastava più. Vicino a questo negozio, passato qualche anno, costruiamo anche la nuova fabbrica in via Strada della Giara. Da lì cominciamo a mettere nuovi macchinari, nuove attrezzature, facciamo nuovi stampi e realizziamo soprattutto nuovi procedimenti di costruzione di telai con le microfusioni che danno più sicurezza, più affidabilità e più tecnica. È in quel periodo lì che nascono le cose più belle, diciamo, che produciamo. Uno è il telaio Racing Team e nasce anche il telaio Overmax, che è stato uno dei telai più belli e che ci ha dato grandissima soddisfazione, perché è forse uno di pochi telai dove tutti i pezzi, dalle congiunzioni ai tubi, sono costruiti per noi e parte le facciamo nella nostra azienda. A metà degli anni 90 c'è la necessità di applicare nuove tecnologie. È lì che comincio ad andare a scuola con un mio collaboratore e a fare nuovi procedimenti di saldatura. Cominciamo a fare il TIG e soprattutto cominciamo a costruire i telai con materiali diversi, per esempio acciaio e carbonio e alluminio e carbonio, ma soprattutto acciaio e carbonio. Nel 2004 entra in funzione il nuovo centro in via Strada della Giara, dove cominciamo a produrre telai in carbonio fasciati. Nel contempo comincia a fare il suo primo rientro anche mio figlio Alessandro, che dopo qualche anno, laureato in ingegneria di materiali, porta tutte le sue conoscenze per cercare di ottimizzare la costruzione dei nostri telai. Nel 2004 abbiamo avuto la fortuna di unificare tutto il centro Grandis in un'unica struttura. Questa cosa ci ha portato ad avere in un unico punto l'assistenza, la vendita e soprattutto la produzione. C'è tanto lavoro manuale e ci sono anche delle conoscenze che aiutano a sviluppare il prodotto e a cercare di dare un qualcosa di diverso ai nostri clienti, che spesso sono anche degli amici. Una gran sfida è stata agli inizi degli anni 90 col carbonio, perché il carbonio è un materiale piuttosto tecnologico che, se non lavorato bene, può dare anche seri problemi di rotture inaspettate, e quindi siamo andati a scuola
siamo andati a Genova a imparare a come incollare con i tecnici della Ferrari, ad esempio, e unendo gli studi universitari, ingegneristici alle manualità delle persone coinvolte nel processo, piano piano, dai primi prototipi, siamo riusciti a realizzare dei telai sartoriali. Significa che noi prendiamo le misure e realizziamo, come un vestito cucito su misura, la bicicletta. Lo stato dell'arte Grandis con il carbonio riguarda la tecnologia di produzione a telai fasciati. Partiamo da niente, potrei dire, perché è un fornitore che realizza le tubazioni secondo nostra specifica. Con tutte le macchine di cui disponiamo realizziamo il telaio, così si dice in gergo, puntato, e poi manualmente avvolgiamo le pelli di carbonio per realizzare il manufatto finale che, per avere la consistenza giusta, verrà messo in un'autoclave. Nel 2010-2011 noi ci siamo messi alla prova. Esisteva già il cambio elettronico per bici da corsa, abbiamo provato a fare una cosa diversa. Abbiamo provato a fare un cambio elettronico per mountain bike. Abbiamo preso parti di un gruppo strada, perché non esisteva altro, e ovviamente le parti strutturali, quelle più importanti, con il sistema disco, dalla mountain bike. Abbiamo impiegato diversi mesi per realizzare un prototipo che oggi, ancora con orgoglio, con gran piacere, dopo 3 anni di prove, funziona proprio in questi periodi in cui Shimano ha lanciato il cambio elettronico ufficiale. Quindi in 3 anni noi abbiamo contribuito, secondo me, anche a sviluppare proprio queste nuove tecnologie. Come ultima cosa che mi preme sottolineare, la biomeccanica, perché tutto parte da una corretta impostazione della bicicletta sul ciclista che ci pedalerà. Ci sono state tante misurazioni dai professionisti ai semplici appassionati e credo che nei prossimi anni svilupperemo dei nuovi sistemi atti a migliorare ancora con le tecnologie presenti gli assetti e le possibilità di pedalare per tutti gli appassionati della bicicletta. Quando viene un cliente in negozio spesso non sa esattamente quale bicicletta gli verrà fatta. Ha ovviamente molte conoscenze, perché con internet al giorno d'oggi si trova di tutto e di più. Però la prima cosa che di solito instauriamo è il rapporto di fiducia, quindi capiamo che uso verrà fatto della bicicletta e cerchiamo di assecondarla al massimo per la persona che ci pedalerà. Per noi l'importante è che il cliente capisca che la Bici Grandis è una bicicletta un po' unica nel suo genere. E poi viene la sfida, una volta fatte le misure e scelta la componentistica, nel realizzarla in modo vero e proprio. Quando dopo 3 settimane o qualche mese anche, qualora il tempo per realizzare la bicicletta abbia richiesto diverse operazioni manuali, ci rivediamo in negozio con il cliente pronto ad utilizzare la bici, non servono tante parole per capire se abbiamo fatto un bel lavoro. Basta guardarci in viso e vedere se c'è un sorriso, un'emozione da parte del ciclista, del nostro cliente, e capiamo da quello che abbiamo fatto un buon lavoro.